In questo episodio di Antichi Misteri, il tempio sotterraneo più antico del mondo contiene oltre 6.000 scheletri. Dei bambini scomparivano in questo labirinto? Quest'uomo vuole risolvere l'enigma del vero tempio maledetto. Ma prima, Leonardo. Un genio che spaziava fra arte e scienza. Scriveva usando codici e cifre. Oggi, nuove tesi suggeriscono un messaggio eretico nascosto nella sua opera più conosciuta. È straordinario. Questo potrebbe svelare la vera identità di Monna Lisa? Leo Stevenson è specializzato nelle tecniche artistiche dei grandi maestri. È stato incaricato di realizzare copie autentiche di opere artistiche da alcuni tra i più prestigiosi musei del mondo. Leonardo va annoverato tra le più straordinarie menti di tutti i tempi ed era capace di tutto. Progettò macchine da guerra. Era affascinato dalla meccanica dell'aviazione e delle immersioni subacquee e dall'anatomia umana. Ma Stevenson è affascinato da una particolare opera di Leonardo da Vinci. Sento che ci sono ancora molti segreti da svelare nella Gioconda. Da Londra, Stevenson raggiunge Firenze. Da Vinci, figlio illegittimo di una contadina, giunse qui all'età di 14 anni come apprendista in uno studio d'arte. Visse e operò a Firenze per 22 anni. Stevenson è qui per incontrare un uomo che condivide il suo interesse per la Gioconda. Silvano Vinceti si autodefinisce un detective dell'arte. Vinceti è sulle tracce della vera Monna Lisa, una donna che il mondo dell'arte riconosce come oggetto del capolavoro di Leonardo. Vinceti ha portato Stevenson nelle antiche strade della Firenze medievale, fino al convento di Sant'Orsola, oggi in rovina, e un tempo sede di un ordine fondato nel 1535 da Sant'Angela Merici. Le suore vivevano e morivano nel convento. Gli archeologi stanno attualmente scavando sotto il pavimento della vecchia cappella, raccogliendo le loro ossa. A Vinceti il convento interessa perché si vocifera che fu seppellita una bellissima donna del XVI secolo, chiamata Lisa Gherardini. Figlia di un mercante di seta, Francesco del Giocondo, era anche nota come Madonna Lisa. Si ipotizza che fu questa donna a dare il nome al capolavoro di Leonardo, noto come la Monna Lisa o la Gioconda. L'archeologa Valeria D'Aquino sta concentrando le proprie ricerche su una serie di tombe fra le quali, secondo lei, potrebbe essere quella di Lisa Gherardina, e ha recentemente rinvenuto dei resti umani. Questo invece sono gli scavi. Aveva due figlie che erano suore in questo convento e aveva deciso di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita accanto a loro. Sappiamo che Lisa Gherardini fu seppellita qui, sotto al... È da qualche parte qui intorno? Sì, probabilmente qui. Qui abbiamo trovato un teschio e alcuni resti di uno scheletro umano. Questo è un frammento di mascella appartenente al teschio trovato qui. Dunque, è possibile che questa sia Lisa Gherardini? Sì, è possibile. Potrebbe essere.
Ora Vinceti deve confrontare il DNA del teschio con quello di un discendente della famiglia dei Gherardini. Ma Stevenson ritiene che la Monna Lisa ponga altre domande, oltre a quella circa l'identità della sua modella. Stevenson pensa che sebbene Leonardo abbia portato a termine meno di 20 quadri nell'arco della sua vita, la Gioconda non fu una commissione come tutte le altre. Impiegò 16 anni a completarla. La portò con sé di studio in studio, apportandovi continue modifiche. La portò con sé quando si spostò da Firenze verso altre città d'Italia, fino al suo arrivo alla corte del re di Francia. Per Leonardo, questo quadro era molto speciale. E Stevenson vuole scoprire il perché. Da Vinci aveva una curiosità insaziabile. I suoi tentativi di spiegare il mondo che lo circondava erano spesso considerati poco ortodossi o addirittura tabù. Secondo il suo primo biografo, Paolo Giovi, Da Vinci imparò dissezionando i cadaveri dei criminali, lavorando in condizioni inumane e disgustose. Nel 1550 lo scrittore Giorgio Vasari descrisse Da Vinci come un eretico, non appartenente ad alcuna religione. Da Vinci era mancino, una caratteristica che la Chiesa associava al male e all'eresia. Spesso usava la scrittura a specchio, forse per rendere incomprensibili i suoi appunti ed evitare che qualcuno gli rubasse le idee. A volte mi chiedo quante delle sue altre attività, oltre alla pittura, si riflettano nella Gioconda. Forse vi inserì riferimenti ai propri interessi nei campi della scienza e della filosofia, sotto forma di messaggi segreti. Sappiamo che nei suoi appunti Leonardo usava dei codici cifrati. E nei suoi dipinti? Nel romanzo Il Codice da Vinci si suppone che la raffigurazione dell'Ultima Cena nasconda un messaggio segreto riguardante Maria Maddalena e la discendenza di Cristo. Ah, l'Ultima Cena. Si è parlato molto di questo quadro. Sebbene la maggioranza degli studiosi ritenga che si tratti dell'Apostolo Giovanni, il libro sostiene che la figura a destra di Cristo rappresenti Maria Maddalena e che con la sua disposizione dei personaggi l'eretico Leonardo abbia voluto riferirsi in codice a una relazione molto intima. Una relazione fra Cristo e Maria Maddalena, ancora oggetto di controversie. I quadri di Leonardo hanno spesso suscitato ipotesi di questo tipo. Non sappiamo se inserisse nei suoi quadri diversi significati, se creasse degli enigmi o se semplicemente si divertisse. Il detective dell'arte Silvano Vinceti pensa di aver individuato un codice cifrato nella Monna Lisa. Chiede a Stevenson di raggiungerlo a Roma per mostrarglielo. Secondo Vinceti, il quadro non è semplicemente il ritratto di una donna, potrebbe contenere un messaggio segreto. Così porta Stevenson al suo laboratorio fotografico, a poca distanza dal Vaticano. L'istituzione che custodisce l'opera, il Museo del Louvre a Parigi, ha realizzato foto ad alta risoluzione della Gioconda a causa del progressivo deterioramento della superficie del quadro. Grazie a queste fotografie, per la prima volta Vinceti e il suo team hanno potuto studiare il dipinto nei minimi dettagli. Mi ricordo una notte dove a Roma pioveva. Allora presi una lente di ingrandimento, questa volta in maniera meno tecnica, e cominciai a girare per tutto il quadro, fino a quando vidi sotto il ponte qualcosa che avevo già. Vinceti pensa che Leonardo abbia dipinto segni minuscoli sulla tela. Una volta ingrandita digitalmente l'immagine, Vinceti si è convinto che si trattasse di un numero, il numero 72.
quasi come dei egittologi che volevano decifrare questi segnali, questi segni criptici. Mente emergeva in modo chiaro, limpido, quello che prima era solo confuso. E quando ha rivolto la propria attenzione al volto di Monna Lisa, ha scoperto due altri minuscoli segni, non meno interessanti. Allora, questa è l'S, e si vede bene, ed eccola nell'occhio destro, per chi guarda la Gioconda, l'L. Ed è un caso, si sottolinea molto bene, l'iride, l'L, nell'occhio destro. Avevamo finalmente. Di fronte alla scoperta di questo genere ti senti preso da qualcosa nel profondo del tuo essere, l'ebbrezza, quasi un'estasi mistica. Le lettere L ed S e il numero 72. Diversi storici dell'arte e lo stesso Louvre smentiscono le scoperte di Vinceti. Affermano che le lettere e i numeri non esistono, che potrebbero essere semplicemente il risultato delle crepe formatesi sulla base lignea o sulla pittura. Negli ultimi 500 anni, la Gioconda è stata rubata 2 volte e deturpata con l'acido. Anche Stevenson è scettico. Non sono molto convinto della presenza di questi segni sul quadro e del fatto che non siano segni accidentali lasciati da un pittore intento a descrivere il paesaggio e gli occhi del soggetto. Ma forse ci sono. Per ora, Stevenson non esclude alcune ipotesi. È incuriosito dalla teoria di Vinceti secondo il quale quello che sembra il ritratto di una donna potrebbe essere un enigma creato intenzionalmente. Per scoprire la verità, Stevenson vuole esplorare lo strano paesaggio che fa da sfondo al ritratto. Contatta il fotografo e artista digitale Derek Beir, che usa tecniche fotografiche per analizzare la composizione dei dipinti di Leonardo. Beir ha le sue teorie su alcune strane caratteristiche del paesaggio raffigurato nel quadro. Molti si sono chiesti come mai lo sfondo della Gioconda sia fuori prospettiva. Siccome Leonardo era un maestro della prospettiva, tale caratteristica deve essere stata frutto di una sua precisa intenzione. Eliminando la Monna Lisa dal quadro, Beir mostra che le due metà del paesaggio non coincidono. È necessario riallinearle per comporre l'orizzonte. Per qualche ragione, Leonardo creò 2 prospettive diverse sui 2 lati del dipinto. Inoltre, se si uniscono i 2 lati opposti del quadro, essi sembrano comporre un paesaggio continuo. È straordinario. È una sorta di illusione ottica, dato che la prospettiva dello sfondo è incongrua, inconsciamente tentiamo di correggerla e facendo questo si ottiene quasi un effetto di animazione al ritratto, tanto che la Monna Lisa sembra quasi muoversi. Forse la manipolazione deliberata del paesaggio era un modo per attirare l'attenzione sullo sfondo. Se sì, perché? La maggior parte degli studiosi ritiene che si tratti di una scena idealizzata, frutto dell'immaginazione dell'artista. Ma una donna sostiene che Leonardo dipinse un paesaggio realmente esistente. Stevenson la raggiunge nella piccola città medievale di Bobbio, in provincia di Piacenza. Bobbio si trova in quella che Ernest Hemingway definì la valle più bella del mondo, dove sorge un castello medievale risalente al 1304. L'autrice italiana Carla Glori pensa che fu qui che Leonardo vide il paesaggio dipinto nel suo capolavoro. Dunque, Leonardo visitò questi luoghi. Sappiamo per certo che fu qui, giusto? Esatto. Glori pensa di aver individuato il luogo esatto nel quale Leonardo vide il paesaggio. Pensa che questo sia lo stesso paesaggio che Leonardo vide? Sono certa. Sono sicura che questo sia il punto di vista del quadro. Certamente gli elementi sono gli stessi, le colline,
la valle, il fiume. La somiglianza è evidente. Ma è il caratteristico Ponte Gobbo ad affascinare particolarmente Stevenson. Il ponte si trova a sinistra della Monna Lisa e, come si può vedere, la sua angolazione è leggermente diversa. Leonardo decise di dipingerlo in questa posizione per renderlo più visibile. Stevenson e Glory raggiungono il punto dal quale, secondo la scrittrice, Leonardo avrebbe osservato il paesaggio. Ecco, questo è il ponte. Io credo che questo sia il ponte raffigurato nel quadro di Leonardo. Nel 1472 ci fu una inondazione che distrusse l'Arcata Maggiore e che fu successivamente ricostruita. All'epoca di Leonardo il ponte era danneggiato. Era in rovina. Dunque, questo ponte hanno distrutto nel 1472. Il collegamento fra la data nella quale il ponte fu danneggiato e il numero che Vinceti pensa di aver individuato nel quadro è una strana coincidenza. Se il ponte facesse parte di un enigma escogitato da Leonardo, che cosa potrebbe significare? Sulle mappe, il ponte è indicato come Ponte Gobbo, ma la gente del posto lo chiama con un altro nome: il Ponte del Diavolo. Glory suggerisce a Stevenson di visitare anche l'antica abbazia di Bobbio, la basilica di San Colombano. Nella cripta che contiene i resti del santo, Stevenson incontra padre Mario Poggi. Perché questo ponte viene chiamato il Ponte del Diavolo? È una leggenda che è molto diffusa qui nella zona di Bobbio, ma anche altrove. Quella cerca la denominazione di questo ponte come il Ponte del Diavolo. È la lotta tra il bene e il male, e Colombano. Secondo la leggenda, Colombano fece un patto con il diavolo. In cambio della costruzione del ponte, il diavolo chiede l'anima della prima creatura che lo avesse attraversato. Ma lo scaltro Colombano ingannò il diavolo, facendovi passare un cane. Questo fece infuriare il diavolo. Non vi è alcuna certezza che Leonardo abbia voluto veramente dipingere il ponte di Bobbio. Ne sappiamo perché abbia deciso di dipingere un ponte chiamato il Ponte del Diavolo. Dato l'impiego scientifico di tecniche artistiche da parte di Leonardo e data la sua precisione, ogni singolo segno nei suoi quadri sembra avere un senso. Stevenson decide di rivolgere la propria attenzione verso le lettere che Vinceti pensa di aver individuato negli occhi della Gioconda, la L e la S. È logico pensare che la L indichi il nome di Da Vinci, Leonardo, oppure quello di Lisa Gherardini, la Madonna Lisa. Ma che dire della S? Stevenson si rivolge a Derek Beyer. Credo che la lettera S stia per Salai. Fu allievo e assistente di Leonardo per più di 25 anni. Gian Giacomo Caprotti da Oreno, soprannominato Salai. Fu musa e modello di Leonardo e, secondo molti, anche il suo amante. Beyer ha confrontato il ritratto di Salai, eseguito da Leonardo, con l'immagine della Monna Lisa. E sebbene il mondo dell'arte concordi nell'identificare Lisa Gherardini come soggetto del quadro, il risultato è sorprendente. Ora avvio l'animazione. Oh
Oddio, è straordinario. Lo stesso naso allungato, gli stessi occhi, la stessa linea della mascella. Salai era un soprannome inventato da Leonardo. Letteralmente significa piccolo diavolo. Leonardo lo chiamava così perché era un furfantello, rubava e rompeva oggetti di continuo. È possibile che la Gioconda non raffiguri la giovane e bella Madonna Lisa Gherardini? Ma piuttosto un giovane uomo, ritenuto l'amante di Leonardo e da lui ritratto in diversi altri quadri? Se così fosse, il Ponte del Diavolo di Bobbio potrebbe essere un giocoso riferimento all'uomo che Leonardo chiamava affettuosamente Monsalai, il mio piccolo diavolo? E la Gioconda un miscuglio fra Lisa Gherardini e l'amante di Leonardo? Mona Lisa, Monsalai, il piccolo diavolo. È possibile che questo ritratto raffiguri più di una persona? Se Da Vinci stava giocando, aveva scelto un gioco pericoloso. A quell'epoca l'omosessualità era un reato, punibile con la morte. Forse è per questa ragione che tenne il dipinto con sé per 16 anni. Aveva evidentemente un significato speciale per Leonardo. Dunque, forse vi mise più cose di quante ne vediamo. A Roma, Vinceti sostiene che potrebbe esserci un altro collegamento tra l'idea che Leonardo volesse nascondere il proprio amante nella Gioconda e il numero 72. La teoria di Vinceti si basa sul giudaismo, una religione che fu oggetto di grandi persecuzioni durante il Rinascimento. Vinceti si riferisce a un corpo di insegnamenti mistici noto come Kabbala. Sebbene il cabalismo fosse noto durante il Rinascimento italiano, Da Vinci non si dichiarò mai un seguace di quella religione. Tuttavia Vinceti pensa che i numeri 7 e 2 possano riferirsi ai 72 nomi del dio della Cabala, che avrebbero il potere di vincere le leggi della natura. Il 7 e il 2 hanno significati importanti. 7 sono i giorni della creazione e il giorno di riposo che Dio fece nella creazione. Il 2, nella tradizione cabalistica, è il contrasto tra il principio maschile e il principio femminile, ma anche la fusione, mezzo maschio e mezza femmina. Secondo Vinceti, è questa dualità la chiave di lettura del dipinto. Leonardo dà un messaggio che nella Gioconda, pur se trasfigurata, si ritrovano due modelli, la Lisa Gherardini femmina, il Salai uomo ma con tendenze quasi femminili. Sebbene Stevenson non sia ancora convinto circa i segni sul dipinto, l'uso di tale codice potrebbe essere stato motivato. Se Da Vinci voleva alludere a una relazione segreta, la sua fu una mossa pericolosa. Sapeva certamente che, se scoperto, avrebbe potuto essere condannato a morte. Il tempio sotterraneo più antico del mondo. Quando fu scoperto, vi furono trovati oltre 6.000 scheletri. Da allora circolano storie riguardanti bambini scomparsi e voci dei morti. Oggi un uomo intende risolvere questo enigma preistorico, l'enigma del vero tempio maledetto. Il professor Ronald Hutton, uno storico interessato alle religioni antiche, parte dalla Sicilia, diretto verso la piccola isola di Malta, al centro del mare Mediterraneo. Vuole indagare su un bizzarro tempio sotterraneo che gli archeologi ritengono risalire a un'epoca molto più lontana di quelle delle piramidi e di Stonehenge. È un tempio unico. Gli archeologi non conoscono alcun altro tempio preistorico sotterraneo.
Inoltre, si dice che vi accadessero cose strane, apparentemente inspiegabili. Il professore trova alloggio in un albergo e parte alla volta del sito. Gli operai di una ditta di costruzioni lo hanno trovato accidentalmente mentre scavavano nel terreno. Hutton può esplorare il tempio soltanto accompagnato da una guida. È stata realizzata una scala per consentire l'accesso ai cunicoli. Gli archeologi chiamano questo ambiente l'ipogeo, che letteralmente significa sotto la terra. La mia prima impressione è che sembra di entrare in una Stonehenge sotterranea. Il cunicolo scavato nella pietra conduce a una serie di sepolture di massa. Un altro cunicolo conduce oltre le tombe a un secondo livello, noto come la tana dei serpenti, e a una serie di sale scavate nella roccia usando solamente strumenti realizzati con corna di animali e ossidiana. È qui che sono stati trovati i resti umani. C'erano tra i 6.000 e i 7.000 corpi, prevalentemente consistenti in cumuli di ossa sciolte che certamente conferivano a questo luogo un'atmosfera molto diversa. Questo era un enorme cimitero, un ossario. Nessuno sa come quelle 6.000 persone finirono qui sotto, né come morirono. Sto guardando dall'alto una sala laterale che non ha un pavimento, ma solamente un arco. Ci sono profonde fosse, profonde aperture nelle nicchie laterali in molte direzioni. Sembra l'incubo di un bambino. Forse l'incubo di un bambino divenuto realtà. Nel 1940, il National Geographic Magazine riferì di un terribile incidente. Un gruppo di bambini con i loro maestri in gita scolastica entrarono nei cunicoli sotterranei di Malta, ma non ne uscirono più e i loro corpi non furono mai ritrovati. Il professor Hutton si reca alla Biblioteca Nazionale di Malta in cerca di articoli sulla stampa locale che riferiscano del fatto. La tragica scomparsa dei bambini avrebbe dovuto essere una notizia sensazionale. Ma è anche il genere di notizia sulla quale, spesso, una piccola comunità non vuole attirare troppo l'attenzione. La bibliotecaria Joan Shiberras partecipa alla ricerca. Hutton e Shiberras passano in rassegna centinaia di vecchie copie del giornale locale. Ma nessuno dei due riesce a trovare articoli che parlano dei bambini scomparsi. Forse è soltanto una voce. Ma chi potrebbe averla messa in giro e perché? Pensi che sia possibile che un fatto tanto grave si sia verificato senza essere raccontato sui giornali? Personalmente trovo molto improbabile che una cosa del genere possa essere successa, perché è un'isola piccola. Se anche la notizia non fosse uscita sui giornali, la gente ne avrebbe parlato e la storia si sarebbe tramandata di generazione in generazione. Perciò ho i miei dubbi sul fatto che questo incidente sia realmente avvenuto. Insomma, nulla sfugge agli occhi del giornale locale? No, nulla. La ricerca in biblioteca non porta a nulla. Ma il professore è riuscito a rintracciare un riferimento all'incidente scritto da una fonte straniera. È stato scritto negli anni 60. A scrivere questa storia è stata una inglese, tale Lois Jessop. Racconta che un gruppo di bambini guidati da un maestro scomparve nell'ipogeo. Dice che scomparvero in una galleria all'interno dell'ipogeo che lei aveva scoperto e nella quale aveva visto aggirarsi giganti alti 8 metri.
Non solo bambini scomparsi, ma anche avvistamenti di giganti. Inizialmente il riferimento ai giganti sembra semplicemente incredibile, ma per il professore è un dettaglio interessante. Ora è al porto per prendere un aereo diretto alla vicina isola montuosa di Gozo. Nella mitologia greca, Gozo, a nord di Malta, era l'isola di Calipso, figlia del gigantesco titano Atlante. Secondo alcune leggende locali, qui un tempo vivevano altri giganti. Il professore vuole esaminare alcune colossali rovine in pietra che la gente del posto chiama Gigantia. Hutton raggiunge la vetta di una delle alture rocciose di Gozo con uno scrittore locale, Anton Attard. Attard è cresciuto ascoltando favole affollate di giganti. Perché è chiamata Gigantia, la torre della gigantessa? Quello che vediamo esiste da migliaia di anni e la gente di Gozo si chiedeva chi potesse aver costruito qualcosa di tanto monumentale. La loro immaginazione portò gli isolani a ritenere che queste strutture non potevano essere state rette da persone normali, ma da giganti. Secondo una leggenda, a Gozo viveva una gigantessa che trasportava le pietre sulla testa. Si dice che la gigantessa abbia lasciato un'impronta della sua mano nella pietra, così dice la gente. Attard è scettico, non soltanto riguardo ai giganti, ma anche riguardo alla presunta scomparsa dei bambini. La stessa storia non viene raccontata soltanto qui. Si narra che la stessa cosa sia successa anche in altri luoghi. A Malta. Perché pensi che questa storia sia stata inventata e raccontata, dato che ne esistono versioni riguardanti i diversi luoghi? Pensi che sia successo davvero? No, io non credo che sia successo. Secondo me tali storie vengono raccontate per dissuadere la gente dall'avventurarsi in quei cunicoli. Non entrate lì dentro, perché non tornerete più indietro. Se le storie di giganti e di bambini scomparsi avevano lo scopo di spaventare la gente, forse c'era una buona ragione per farlo. Dopotutto, il tempio sotterraneo, quando è stato scoperto, conteneva oltre 6.000 scheletri umani. Hutton vuole seguire un'altra pista. Quando il tempio è stato scavato, fra gli scheletri è stata rinvenuta una piccola figura scolpita. Sembra raffigurare una donna, forse addormentata, o forse in stato di trance. Ma perché dovrebbe essere in trance? Il professor Hutton ha sentito parlare di strane vibrazioni in una delle sale del complesso. Così scende ancora una volta nella profondità del tempio. Il corridoio davanti a noi conduce verso il nulla, in un più profondo livello della coscienza, dell'esistenza e dell'esperienza. Hutton raggiunge la cosiddetta Sala dell'Oracolo, uno spazio caratterizzato da una strana eco al centro del complesso. In tutti i viaggi che ho fatto, non avevo mai visto una camera come questa. In alto sul soffitto si nota un complicato intrico ocra di spirali interconnesse che danno vita a un motivo a nido d'ape. Nessuno sa se si tratti di un'antica forma di linguaggio in codice diretto verso i morti e verso i vivi. Ma questi motivi si estendono per un'area molto più vasta di quanto mi aspettassi. Vanno in tutte le direzioni, coprendo tutto il soffitto. Questo mi fa pensare che la sala fosse, per un motivo o per un altro, molto speciale. Su una parete della sala si nota una piccola nicchia di forma ovale scavata nella roccia.
sembra essere stata creata per ospitare una scultura o un dono agli dei. Ma è la bizzarra acustica della sala a portare il professor Hutton a chiedersi se essa non avesse una funzione diversa. È possibile parlare qui dentro? Sì. Se uso un tono basso, baritonale, posso sentire l'eco della mia voce nella sala. È un effetto veramente impressionante. Questa sala fu progettata con molta attenzione. Quel popolo sapeva costruire strutture anche nel sottosuolo e questa interessante commistione di effetti acustici naturali e artificiali deve essere stata voluta. Devono averci pensato a lungo, con grande attenzione. Potrebbe essere stata realizzata allo scopo preciso di produrre un eco da un popolo che aveva nozioni di acustica. Tornato in superficie, il professor Hutton è venuto a sapere di un ingegnere dell'Università di Malta che ha eseguito alcune analisi acustiche nella sala. Oggi è possibile realizzare una immagine acustica di un ambiente. È come una fotografia, ma invece di lavorare sulle immagini si lavora sui suoni. Daniel Talma ha usato moderne tecniche di audiomappatura digitale per creare quello che definisce un'impronta sonora della sala e della sua nicchia. L'analisi rivela che essa ha una qualità molto particolare. In blu abbiamo la nicchia che presenta una forte enfasi riguardo alle frequenze più basse, in verde abbiamo il centro della sala e in rosso abbiamo l'impronta sonora di un tipico studio di registrazione. Come puoi vedere, l'ipogeo amplifica considerevolmente le basse frequenze. Gli esperimenti mostrano che la strana risonanza acustica nella sala è più forte nella nicchia, dove, secondo gli strumenti, il suono vibra con una frequenza di 110 Hz. Hutton vuole capire se la scoperta di questa frequenza possa contribuire a rivelarci che cosa succedesse in quella sala. Gli è stato consigliato di visitare la facoltà di ingegneria dell'Università di Malta. Il professor Kenneth Camilleri è un esperto in intelligenza artificiale, ma le sue ricerche riguardano l'analisi dei modi nei quali il cervello umano reagisce agli stimoli esterni. Questi sono proprio gli strumenti di laboratorio dei quali il professor Hutton ha bisogno. Vuole sedersi? Per Camilleri è una strana richiesta, ma il professore è disposto a offrirsi come cavia. Kenneth, per favore, dimmi esattamente che cosa mi farei. Ti metteremo una sorta di cuffia che ha molti fori e vi collegheremo degli elettrodi. In tal modo potremo monitorare la tua attività cerebrale mentre ascolti questi suoni. Dopo che la cuffia è stata collocata al suo posto, gli scienziati iniziano a esporre il professore a una serie di suoni elettronici, tutti di frequenze diverse, tra cui quella a 110 Hz. Gli strumenti monitorano il suo cervello per misurare ogni alterazione significativa della sua attività. Le macchine possono anche determinare quale area del cervello sia interessata e in quale misura. Il cervello del professore, esposto alla maggior parte delle frequenze, non mostra alcuna reazione significativa. Ma quando la frequenza raggiunge i 110 Hz, tutto sembra cambiare. Se ci concentriamo sulla regione temporale, come puoi vedere, assistiamo a un progressivo cambiamento, fino a toccare i 110 Hz. E questo indica che le frequenze di 110 e 120 Hz causano alcune alterazioni nel cervello. Sembra che la frequenza acustica misurata nella sala influisca in misura significativa sul lato sinistro del cervello, disattivando il linguaggio e amplificando le emozioni.
Per il professor Hutton è una scoperta straordinaria. Forse la statua della donna sdraiata rappresenta una persona in trance o in stato di delirio. Ma Hutton non è ancora convinto. Un problema. Questi sono toni sintetici, giusto? Esatto. I suoni che hai udito durante il test erano tutti suoni sintetici. In quale misura differiscono da una voce umana? Enormemente. E la voce avrebbe lo stesso effetto sul cervello? Questa è una pista ancora tutta da seguire. Qualsiasi cosa accadesse in quella sala preistorica, qualsiasi suono fosse prodotto al suo interno, certamente non si trattava di suoni elettronici. Il professor Hutton ha bisogno di una voce umana. Una frequenza costante di 110 Hz rappresenta un picco nella gamma vocale umana. Hutton si rivolge ancora una volta a Daniel Talma, che ha convocato nel suo studio un baritono professionista. Ancora una richiesta inconsueta. È possibile che questo suono somigli al canto di un sacerdote preistorico intento a ufficiare un rito funebre o un sacrificio rituale circondato dagli scheletri nella sala? Hutton deve ancora ascoltare questo suono con l'acustica della sala. Talma ha tentato di riprodurre lo stesso effetto combinando la voce del baritono a 110 Hz con la esatta impronta sonora della nicchia della sala. Prima ti ho fatto sentire la sua voce come l'avresti sentita in un comune studio di registrazione, ora come la sentiresti nella nicchia e la differenza ti sorprenderà. È impressionante. Sì, alzo leggermente il volume per fartelo sentire meglio. Nessuno ha ancora scoperto la vera funzione del tempio maledetto preistorico di Malta. Ma il professor Hutton pensa di esserci vicino. Qualsiasi cosa rappresenti questo inquietante suono, per Hutton ha un effetto ipnotico. Sì, potrei benissimo credere che si tratti delle voci dei miei antenati defunti o degli dei. Ho una domanda difficile. L'acustica della sala era la stessa? Anche quando il pavimento era coperto da 50 centimetri di terra contenente ossa umane? Cambiava leggermente, ma il cambiamento riguardava soprattutto le frequenze alte e medie, dando per scontato che il terreno avesse una consistenza soffice. Probabilmente il suono era leggermente più scuro. In uno spazio come questo è un suono rilassante, ma questa sala non è un luogo normale. Voglio provare a immaginare di essere lì dentro. Puoi alzare il volume? Oh mio Dio, sì! Sì! È notevole! Calarsi in quel mondo sotterraneo e funereo avrebbe certamente potuto influire sulla mente e sui sensi. Forse era proprio questo lo scopo di quella sala. Si trattava di uno spazio appena illuminato da una fioca lampada o del tutto buio. Chi vi si trovava era circondato da migliaia di cadaveri, forse per la prima volta nella sua vita. Doveva essere un'esperienza che tendeva i nervi come corde di violino, un'esperienza del tutto inconsueta. Il canto dei sacerdoti maschi circondati da ossa umane. Gli spiriti dei morti che facevano eco alla loro voce. Un luogo di sepoltura, forse. Oppure alcuni sventurati venivano condotti in questo inquietante mondo sotterraneo echeggiante e, come i bambini della storia, scomparivano per sempre.